Amici, buongiorno. Oggi vi mostro il procedimento per fare un pane con grani antichi, ok? Al 100%, quindi utilizzeremo al 100% una farina di grani antichi. Ho utilizzato una farina di grani antichi siciliani, una farina molto buona che può dare veramente molto gusto al pane. Ecco, ricordiamo che comunque la farina, il pane con grani antichi non forma una maglia molto molto elastica come la può formare magari un pane con una forza, con una farina con una forza più elevata, diciamo, perché proprio non sono delle farine forti, sono delle farine comunque con, diciamo, possono formare del glutine, ma comunque è molto, molto più delicata la maglia, ecco, rispetto a una maglia che si può formare con una farina forte, eccetera. Quindi va trattata già in una maniera un po' diversa rispetto al solito. Ecco, io ho voluto comunque aiutare questo impasto facendo un preimpasto con all'interno del lievito di birra, naturalmente, che dà molto più slancio, velocità e aiuta naturalmente dal punto di vista della lievitazione, ma non solo. Se noi andiamo a fare un'autolisi o un preimpasto, sarà solo un preimpasto naturalmente di 2 ore, non è una biga o altri impasti simili, preimpasti simili. Andiamo a comunque aiutare dal punto di vista dell'impasto, proprio della maglia, della formazione della maglia poi all'interno della macchina, dell'impastatrice o planetaria che utilizzate, perché comunque abbiamo già facilitato, come si fa nell'autolisi, comunque abbiamo già acqua e farina, diciamo assieme. Utilizzeremo quindi tutta la farina subito, che andrà un po' a mischiarsi già con l'acqua, e quindi siamo già facilitati, e poi nella fase proprio di impastamento aiuteremo proprio la maglia senza stressare troppo l'impasto, quindi l'impasto sarà più veloce poi con questo preimpasto, e avremo già una sorta di lievitazione in corso, ok? Che andremo poi a finire con, vi farò vedere, io inserirò l'esubero di pasta madre, inserirò, però non siete assolutamente obbligati a metterlo, potete tralasciarlo, basta inserire 30 grammi di acqua in meno, perché naturalmente non inserendo la pasta madre che è idratata sul 45% andiamo a inserire questo pane sul 70% di idratazione circa, andiamo a togliere un pochettino di acqua naturalmente, se voi non mettete l'esubero di pasta madre, non è assolutamente obbligatorio. Si può utilizzare proprio per utilizzare la pasta madre, l'esubero, sì, naturalmente lo rinfrescate ogni giorno, perché se parliamo di esubero comunque per una pasta madre che si può ancora utilizzare, quindi comunque che è stata rinfrescata il giorno precedente, eccetera. Naturalmente potete anche rinfrescare il lievito madre e utilizzarlo direttamente, anche se non è esubero ed è appena stato lievitato, va benissimo, e potete tranquillamente invece utilizzare anche il vostro esubero proprio per inserirlo anche in questa ricetta. È proprio una ricettina utile anche per sfruttare proprio il vostro esubero di pasta madre, che poi magari invece gli altri giorni butterete, non utilizzerete, eccetera. Invece dà più slancio naturalmente e anche sapore al pane. Quindi andiamo a utilizzarlo in questa ricetta, che in tutto comunque, anche se non andrete a utilizzare la pasta madre, è sulle 6 ore come tempistica, sia del preimpasto, della puntata e della lievitazione finale. In totale avete circa 6 ore di lievitazione, quindi 5-6 ore di lievitazione, quindi comunque è una cosa davvero, secondo me, veloce, si può fare in giornata, e quindi questa ricettina la potete sfruttare molte volte se vi piace l'idea di panificare con i grani antichi. A me piace molto, tra l'altro vi dirò, il pane il giorno successivo resta molto molto morbido, ho notato questa cosa, e quindi comunque magari non dà i buconi e la veolatura eccessiva che può dare una farina con più glutine, però dà questa morbidezza, ma poi anche un sapore molto, molto buono, molto particolare e intenso come sapore del grano. Quindi sì, ve lo consiglio, vi consiglio di provare
una farina di grani antichi, spero che riusciate a trovarla di qualità, e di provare a fare questa procedura per l'impastamento e naturalmente per tutta la ricetta. Quindi seguite passo passo, mi raccomando, la ricetta. Se non avete ancora l'iscrizione al canale, vi prego di iscrivervi naturalmente. Se volete seguire i miei video vi arriverà una semplicissima notifica e quindi seguite il video piano piano e non perdete nulla, mi raccomando. Sigla e ingredienti. Ingredienti: 500 g di farina di grani antichi, 375 g totali di acqua, 275 sul preimpasto e 100 sull'impasto. 100 g di pasta madre in esubero, pasta madre solida. Se volete utilizzare liquori oppure solamente il lievito di birra, potete trovare in descrizione la conversione esatta da utilizzare. 13 g di sale, 3 g di lievito secco oppure 8 di fresco ad una temperatura di 20-21 gradi invernale. In estate dovrete diminuire il lievito a circa 2 grammi di secco oppure 5 grammi di fresco. Allora, in una terrina prepariamo tutta la farina e andiamo a mixare l'acqua con il lievito, così andremo a fare questo preimpasto. Giustamente, siccome è un impasto molto grezzo, un po' più impastato di una biga normale, diciamo, andiamo a mixare già l'acqua con il lievito. Ecco, la temperatura dell'acqua per 20-21 gradi deve essere sui 35 gradi, anche 38 gradi. Magari in estate usate una temperatura, diciamo, ambiente, può andare benissimo. Ecco, chiudete e lasciamo un paio di ore alla temperatura di 20-21 gradi, oppure una temperatura ambiente anche in estate, basta che l'acqua non sia 35 gradi, ma mettete un'acqua a 20 gradi, va benissimo. Allora, adesso inseriamo tutto il nostro preimpasto con la pasta madre oppure con i liquori che avrete, altrimenti comunque se utilizzate solo il lievito di birra, cominciate sempre così a bassa velocità a mixare un po' di acqua, dell'acqua restante, diciamo 100 g di acqua, oppure guardate comunque le dosi della conversione in base a che cosa seguite, al lievito che utilizzate. Andiamo ad una velocità media, diciamo, ad aggiungere a filo l'acqua, pian piano, mi raccomando. Pian piano aggiungete tutta l'acqua rimanente, vi stavo dicendo 100 grammi perché utilizza l'esubero di pasta madre e sono 30 grammi, 25 grammi in meno per chi utilizza invece solo il lievito di birra. Andiamo a inserire a questo punto, quando è ben incordato, il sale e andiamo a velocizzare leggermente, come faccio io sempre. Andiamo a velocizzare leggermente in questo momento per favorire l'inserimento del sale e ho tenuto da parte ancora un goccetto d'acqua. Ho tenuto da parte un goccetto d'acqua che servirà proprio per la chiusura, per facilitare proprio lo sciogliersi proprio del sale, però aspettate comunque un minutino prima di inserirlo, anche un paio di minuti. Quando comunque se viene impastato potete aggiungere proprio l'ultimo goccio di acqua. Andiamo ultimamente a farlo andare un pochino più piano per la chiusura e guardate, adesso a questo punto è ben incordato e pronto per fare la nostra puntata di 1 ora e mezza. Dopo 1 ora e mezza di puntata, naturalmente coperti in una terrina, andiamo a fare la nostra preforma. Facciamo la nostra preforma, ho infarinato leggermente sotto, ecco, vedete che comunque la struttura c'è, e lasciamo qua riposare mezz'oretta in estate, diciamo, con le temperature estive, e 40 minuti con 20 gradi in casa. Vi consiglio un riposo coperto in questa maniera con canovaccio, e dopo 40 minuti andiamo a inserirlo nel nostro cesto di lievitazione. L'ho infarinato leggermente, ecco,
e adesso vi faccio vedere come si fa la chiusura del pane. Andiamo a fare la nostra bella chiusura dopo 40 minuti di riposo. Adesso con un canovaccio andiamo a leggermente schiacciare la nostra forma e andiamo a portare tutti i lati verso il centro, semplicemente così. Adesso mi raccomando, la chiusura va sempre verso l'alto e, e bisogna chiudere molto bene in questa maniera, ecco. Una volta che avete chiuso molto bene, potete metterlo nel cesto di lievitazione e anche qui lo lasciamo un'oretta e mezza, sempre alla temperatura ambiente. Poi comunque adesso vi mostro subito come dovrà essere dopo questa oretta e mezza. Ecco, dovrà arrivare ecco a filo del nostro cesto. Poi dipende naturalmente dalla grandezza del cesto, però diciamo che dovrà raggiungere non il raddoppio, ma prima una volta e mezza il suo volume va benissimo. Andiamo a fare l'incisione a X qua sopra, almeno diciamo per la forma di cesto che ho io, posso utilizzare questa tipologia. Facciamo proprio una bella scarpatura sotto pelle, proprio come quella che si fa per i panettoni praticamente, perché così andiamo ad agevolare proprio l'apertura. Ok, andiamo ad agevolare l'apertura, quindi andiamo già a tagliare sotto pelle. In questa maniera proprio facilitiamo proprio l'apertura in fase di cottura. Ecco, naturalmente io adesso sto facendo il taglio, l'incisione, però ho già pronto il forno caldo, 250 gradi sulla base e 240 sopra con il vapore, mi raccomando, 250 gradi per il forno casalingo vanno benissimo i primi 20 minuti, secondi 10 minuti, invece seconda fase lasciamo 180-190 gradi senza vapore, quindi se avete lo steamer benissimo vi lascio anche il contatto, oppure potete tranquillamente utilizzare un pentolino sul fondo del forno, ecco. Ultimi 40 minuti a spiffero sui 150 gradi. Ecco, mi raccomando, lo spiffero significa che deve uscire proprio il vapore e deve esserci una piccola apertura. Potete utilizzare anche un pezzo di stagnola, ecco. Lo lasciamo per circa 3 ore sulla griglia per il raffreddamento, naturalmente. Questo è il nostro risultato comunque. Anche la pietra refrattaria o qualche piastra, se l'avete, favorisce naturalmente la cottura sul fondo del pane. Ecco, questo qua è il nostro interno molto morbido, mollica, molto regolare e questo qua è il nostro bellissimo risultato del nostro pane con 100% grani antichi siciliani e naturalmente c'è un profumo che non posso trasmettervi in questo momento. Buonissimo. E direi che qui ci sta perché è un pane da mangiare non solo a tavola, ma anche tranquillamente da solo. Allora a questo punto vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto questo video naturalmente e di lasciare un vostro commento qua sotto se vi fa piacere naturalmente, ma anche per quanto riguarda i vostri dubbi scrivete pure qui nei commenti e io sono a vostra disposizione naturalmente. In descrizione trovate tutto, naturalmente gli ingredienti e anche alcune cose che consiglio naturalmente e vi chiedo di nuovo se non l'avete fatto di iscrivervi al canale con la campanella, mi raccomando, per le notifiche sull'app. Vi lascio e vi auguro una buona giornata.